Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele per questa nuova avventura Robocop, edizione De Agostini in scala 1:3 con un'altezza di circa 62 centimetri. Innanzitutto vi ringrazio di aver deciso di guardare questo video. Io mi sono appena presentato, parlo ovviamente per quelli che mi vedono per la prima volta. Io mi occupo non soltanto del semplice montaggio, ma cerco di aiutare le persone che hanno meno esperienza nel modellismo a montare i modelli senza creare possibili danni dettati dall'inesperienza o dalla troppa fretta. Cerco anche di trovare delle soluzioni migliorative se ci dovesse essere necessità per la funzionalità e la stabilità dell'armatura, così come ho fatto e sto facendo ancora per Iron Man. Se avete piacere andate anche a vedere cosa è contenuto nella mia playlist e ricordatevi, o meglio, non dimenticatevi, se riterrete che i miei video possano esservi di aiuto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E proprio perché non mi occupo del solo montaggio, Michele sottotitola tutti i video in 26 lingue per permettere a chiunque ne abbia piacere di comprendere non soltanto le immagini ma anche i contenuti verbali. Bene, qui abbiamo la prima pagina dei servizi e numeri utili. Qui abbiamo la nascita di Robocop, molto importante anche questo da leggere. Queste sono scene tratte dal film. Sto scorrendo piano le immagini perché i contenuti di questo fascicolo sono veramente interessanti. Leggeteli. Leggeteli. Adesso andiamo ad aprire il contenuto di questo primo fascicolo e poi continueremo a dare un'occhiata ai contenuti scritti. Ci danno anche un nuovo cacciavite. Ed eccoci qua. Abbiamo il casco in metallo, fatto molto bene. Mi voglio togliere una curiosità e spero possa anche interessare a voi. Andiamo a vedere il peso di questo pezzo. Andiamo a vedere.
pesa 136 grammi. Non è poco, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ecco qua. Abbiamo detto quindi il casco. Qui abbiamo una freccia, vedete? Poi vi spiegherò qual è la sua utilità, anche se le istruzioni sono spiegate benissimo. Abbiamo la visiera. Ricordatevi anche un'altra cosa: non è uguale metterla sia così che così, entra in tutti e due i modi, ma solo uno è quello corretto. Abbiamo i paraorecchi destro e sinistro, plastica. Anzi, facciamo prima dire che l'unico pezzo in metallo è questo, e la calamita. Tutto il resto che vedremo adesso è tutto plastica. Abbiamo la testa, destra e sinistra. Guardate i dettagli. Il supporto del magnete, all'interno metteremo questo. Abbiamo il collo, la base, no, questo è il collo, questa è il connettore interno, quello che appunto facevo vedere prima. Grazie poi a un'ogiva all'interno permetterà lo snodo, il movimento del collo. Abbiamo 3 serie di viti. La De Agostini ha cambiato il modo di segnarle, io preferisco questo. Ha messo all'interno di ogni busta un cartoncino, quindi non è più stampato nella plastica, nel sacchetto. Abbiamo appunto 2 serie di viti, una QP e una AP, vedete, contrassegnate con il colore azzurro e la lettera P che indica plastica, quindi queste vanno esclusivamente avvitate nella plastica. E ricordatevi di non mettere mai alcun tipo di lubrificante. Ve l'ho spiegato anche nel video dell'unboxing di Robocop. E la terza serie di viti è, come potete vedere, di colore nero e con la lettera M che indica metallo. Questa vite va avvitata esclusivamente nel metallo e qui possiamo usare il lubrificante. Bene, come vi ho anticipato nell'unboxing, vi servirà per comodità. Se non lo avete, lavorerete un po', diciamo, di traverso, in diagonale, ma ce la farete ugualmente. Quindi vi servirà un cacciavite con il metallo più lungo e il cacciavite che vi ha fornito la De Agostini in questo primo numero. Del lubrificante. Adesso guardate, la prima cosa che andiamo a fare: prendiamo le viti AP, apertura del sacchetto facilitata, basterà con il dito pollice e il dito indice appoggiarlo così e sfregare, vedete?
prendiamo 4 viti AP, queste, una vi viene fornita sempre in più come riserva, chiudete sempre il sacchettino. Una sola cosa, per quelli che stanno facendo Ironman come lo sta facendo Michele, attenzione a non fare l'errore di prendere queste viti EM e metterle nel sacchettino delle viti EM di Ironman. Sono due cose completamente diverse, separate le collezioni, mi raccomando. Allora, guardate subito, Michele lo ha già fatto, ve ne fa vedere una e poi, se avete piacere, lo farete anche voi. Diversamente ricordatevi che quello che vi consiglia Michele non è obbligatorio. Io vi trasmetto a voi quello che io faccio nel mio modellino. Se ritenete che possa esservi d'aiuto, lo fate. Diversamente, assolutamente no. Prendiamo la vite AP e andiamo a crearci il filetto. Mi raccomando, la vite deve essere perpendicolare al perno. Quindi così, vedete che diritta? Avvitiamo tutto fino in fondo e facciamo la stessa cosa con questo, questo e questo. Ci vediamo dopo. Una volta che ci siamo creati i 4 filetti con la vite AP, prendiamo questo con la lettera R, il magnete, o meglio il metallo, che poi servirà per consentire, vedete, il gancio e lo sgancio rapido del casco. Come lo inserite? Allora, lo potete inserire in tutti e due i modi, però troverete che da questa parte è a scivolo. La parte a scivolo io la metterò su, cioè dalla parte verso il casco, e la parte con gli spigoli più vivi la metto in giù. Abbiamo la sede dedicata, guardate questi 2 perni di plastica, 1 e 2, va messa qui all'interno. Perfetto. Poi prendiamo questa, che è il connettore interno, questo, e lo andiamo a mettere così, in questi spazi, come in figura. Ok? Fatto questo, prendiamo il collo e, sempre guardando la figura, lo andiamo a mettere così. Ecco qua. Il collo, vi faccio vedere, a questa linea, vedete? Questa scanalatura che va messa all'interno di questa parte qua finale. Così. Perfetto. Prendiamo l'altra parte e la inseriamo delicatamente sopra. Non abbiate mai fretta, altrimenti danneggiate il modello. Ecco qua. Controllate che tutto sia inserito alla base del collo, come vi ho spiegato prima. Qua dovrà essere a filo. Attenzione qui, vedete? Quello che vi dicevo prima, i perni sono fuori, qua ancora no, quindi abbassiamo il metallo. Ecco. A questo punto e solo a questo punto, quando sarà tutto attaccato qui, mentre invece qui rimarrà in questa maniera ed è corretto,
Aspettate un attimo. Questo deve chiudersi ancora. Ed ecco qua. Una volta che tutto sarà correttamente inserito, ricordatevi qui i 4 perni che devono vedersi fuori, andremo a mettere le 4 viti a P. Se avete creato il filetto, girate il cacciavite al contrario, appena sentirete il clac, avvitate senza stringere forte, le puntate solo. Stringeremo tutto alla fine, una di qua e una di qua, a croce. Crearvi i filetti prima è molto importante, soprattutto quando avrete un pezzo di plastica da avvitare sul metallo. Adesso possiamo stringere tutto. Niente, come vi ho detto prima, necessita di un cacciavite con la punta a croce più piccola. Mi raccomando, se prima di mettere le viti non combacia, non mettetele le viti, non mettetele. Poi controllate anche all'interno che abbiate messo la base del collo in maniera corretta, questa. Ok? Ed è tutto a posto. A questo punto prendiamo questi, i 2 paraorecchi, e con la vite QP andiamo a crearci i filetti. Io l'ho già fatto, ve ne faccio vedere solo uno. Andate diritti, la vite è perfettamente diritta e avvitate. Fate la stessa cosa con questo. Prendiamo il casco, qui abbiamo una scanalatura e qui abbiamo questo pezzo qua che esce, non vi potete sbagliare. Ecco, a questo punto, per questo vi dicevo che vi servirà un cacciavite più lungo per lavorare in maniera più comoda, diversamente avviterete così, sarà un po' storto ma ce la farete lo stesso se vi siete creati filetto prima, altrimenti rischiate di andare storto. Prendiamo questa vite qui, io passo attraverso il foro, vedete, e me la vado ad avvitare comodamente e perfettamente perpendicolare. Ecco qui, non esagerate. Voi direte: Michele, ma come fai a mettere la seconda? La seconda devo per forza fare così, però lavorerò, diciamo, male con una sola. Ecco fatto, che bello. Giriamo pagina.
e ci dice di prendere una vite AP prendiamo questo pezzo e andiamo a crearci il filetto qua. Io l'ho già fatto. Dopo aver fatto questo, la vite potete anche lasciarla avvitata. Prendete 2 viti EM del lubrificante. Io adesso non lo farò perché ho già creato tutti i filetti prima. Lo bagnate una sola volta e vi create 1 e 2 filetti. Poi con della carta andate a pulire se avete del lubrificante, pulite anche la vite, prendete questo che ha una freccia sotto e la freccia va messa in direzione di questa freccia, quindi così, guardate. Ecco, prendiamo le 2 viti EM e avvitiamo. Un giro al contrario, appena sentite il rumore avvitate, senza stringere. Mettiamo prima l'altra. Ci siamo creati i filetti prima perché questo è anche metallo, ma questa è plastica. Se noi non ci fossimo creati i filetti, avremmo sentito la vite dura fino in fondo e non ci saremmo regolati poi quando saremmo arrivati in battuta sulla plastica. Questo può comportare una rottura se noi avvitiamo ancora un po', perché possiamo rompere la plastica qui. Creandovi i filetti questo non vi potrà mai succedere. Andiamo a togliere la vite AP, mettiamo all'interno il suo magnete con il cono girato verso di noi e andiamo a chiudere. Tenete il magnete schiacciato giù con il dito, altrimenti vi sale su perché vi si attaccherà il cacciavite. Questo magnete è molto forte, facciamo così. Inseriamo prima la vite all'interno, ecco qua. Molto meglio. Su Iron Man ci siamo lamentati che le calamite non erano forti, ma su questo non possiamo dire nulla. Ecco qua. Centratelo, vedete che è storto. Ecco. E stringete. Senza esagerare, altrimenti rovinate il filetto sotto. Poi prendiamo questo, la visiera entra
sia in questo modo che così, ma solo uno è corretto. Guardate, questo è corretto, vedete che non abbiamo spazio qui. Se lo mettiamo così non va bene, entra uguale, vedete, ma non va bene perché abbiamo lo spazio qua. Sto cercando di mettere l'immagine a fuoco. Questo spazio non ci deve essere, quindi lo tiriamo fuori e lo mettiamo così. Deve andare in battuta su questi due segmenti qua. Ecco, spingetelo bene qui. Questo è a posto. Andiamo adesso ad inserire la testa. Qua poi monteremo il volto in silicone e vediamo. Ma che bello! Questo sì che è un magnete. Bellissimo. Bene. Questo montaggio è finito. Come potete vedere, i video di Michele durano necessariamente di più perché cerca di darvi dei consigli che spero vi possano essere utili. Che meraviglia! Vedrete poi quando lo metterò al fianco dei miei 3 Iron Man. Eh sì, ragazzi, Michele Matto ne ha costruiti 3 perché sono bellissimi e ha un'idea in testa per poterli poi presentare. Perfetto. Adesso vi faccio continuare a dare un'occhiata all'interno di questo fascicolo. E vi ringrazio della vostra attenzione. Fatemi sapere se questo modo di presentare i video può esservi d'aiuto. Datemi anche consigli per migliorarmi. Michele è contento di leggervi. Seguirà, dopo questo video, il montaggio del piede destro del nostro Robocop. Preparatevi perché anche lì Michele ha adottato una miglioria in più, non obbligatoria, però poi vi spiegherò di che cosa si tratta e ovviamente come potrete farla, perché io potrei fare anche qualcosa di più tecnico, ma mi rivolgo a tutti e quindi cerco di trovare soluzioni migliorative che ognuno di voi è in grado, se lo vuole e se lo ritiene opportuno, di poterle adottare e fare. Ecco qui. Qui abbiamo i contenuti, anche questa è una bella cosa. Abbiamo la storia di Robocop, il montaggio passo dopo passo, robot e cyborg, la differenza, e oltre ogni limite. Qua parliamo di bistecche da laboratorio. Quando troveremo le carni artificiali negli scaffali dei comuni supermercati? Oggi Michele non è capace a leggere. Io l'ho già letto tutto e tra 5 anni dovrebbero già essere disponibili le carni fatte in laboratorio con delle cellule staminali degli animali per evitare di uccidere gli animali e tante altre cose che potrete trovare all'interno, come il disboscamento di foreste per poter poi concimare
i prati per il foraggio che alimenta gli animali e tante altre cose, l'acqua, il consumo dell'acqua. Però ecco, da una parte mi dà i brividi, però dall'altra ovviamente forse mi dà più i brividi il fatto che ci mangiamo degli animali. Ecco, quindi va bene, su questo non voglio aprire alcun dibattito, ognuno ha la sua idea, però andate a leggerlo, ecco perché ho dato modo di farvi visionare l'interno del fascicolo, ovviamente rivolto a quelli che non hanno fatto questo cyborg, Robocop, perché è ovvio che quelli che lo hanno se lo leggono da soli. Va bene ragazzi, ecco qua. Michele vi saluta, vi ringrazia della vostra attenzione, mi raccomando, se avete piacere sostenetelo con le iscrizioni e le visualizzazioni. Per quanto riguarda le pubblicità, ragazzi, cosa vi devo dire? Danno fastidio, lo so, ma sono l'anima del commercio. Quindi abbiate pazienza, comprenderete anche che senza di quelle, parlo in futuro, certo non adesso, nessuno che ha un canale YouTube dove si dedica ore al giorno deciderebbe di continuare a farlo. Va bene tutto, però nessuno di voi, anche se ama magari il lavoro che fa, sarebbe disposto ad andare a lavorare 6, 7 ore, 8 ore, perché vi garantisco che quando si arriva a costruire tanti modelli le ore sono veramente tante. E dicevo, nessuno di voi credo che andrebbe a lavorare gratuitamente. Ecco, per questo motivo vi dico, ragazzi, abbiate pazienza per le pubblicità che vedrete, ma sono necessarie per noi. Un abbraccio a tutti voi, grazie di avermi guardato, un saluto anche a voi, oltre all'abbraccio che già vi ho dato, e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Robocop numero 2, il piede destro. Ciao ragazzi!